Lavorare con i bambini, qualunque sia la loro età, implica la capacità di vedere il mondo attraverso i loro occhi. Mi chiamo Giovanni Mento, sono psicologo di formazione, lavoro oramai da tanti anni nel settore della ricerca e in particolar modo mi occupo di neurosviluppo e col mio gruppo di ricerca che si chiama NeuroDev lavoriamo in quest'ambito oramai da molti anni e in particolar modo stiamo cercando di capire in che modo l'ambiente in cui viviamo, il tipo di cose che facciamo quotidianamente, come per esempio utilizzare il cellulare piuttosto che certi tipi di esperienze anche motorie, fisiche, sportive, possono condizionare le traiettorie di sviluppo proprio del nostro cervello e in che modo a sua volta questi aspetti poi si ripercuotono nei cambiamenti che possiamo osservare a livello cognitivo. Quando vengono da noi i bambini alla fine ricevono sempre un diplomino di piccolo giovane ricercatore o ricercatrice. I bambini più grandi che hanno già i 4-5 anni in su ci danno tutta una serie di soddisfazioni perché ci raccontano della loro vita, riusciamo a interagire, possiamo spiegargli che cosa stiamo facendo e magari ci piace anche pensare che in qualcuno di loro siamo riusciti a instillare una piccola goccia di curiosità. L'idea di questo tipo di ricerca è nata da una mia esperienza personale con i miei figli. Stiamo cercando di capire che cosa succede a livello dell'attività cerebrale nei bambini di età prescolare, quindi dai 4 ai 6 anni, dopo una breve esposizione a dei contenuti digitali. Detto in altri termini, io vedevo che i miei bambini erano molto più in pace con se stessi e tra di loro dopo che facevano una partita a carte piuttosto che dopo un quarto d'ora di cartoni animati alla TV. Allora mi sono chiesto perché non provare a capire che cosa sta succedendo nel funzionamento mentale dei nostri figli quando entrano a contatto con dei contenuti che in qualche modo sono fatti apposta per non metterli in condizioni di ascolto, visione critica, ma renderli in qualche modo dipendenti. Le famiglie sono anche coinvolte perché ultimamente stiamo studiando non soltanto cosa accade nei bambini, ma anche il punto di vista delle famiglie, dei genitori, attraverso per esempio la somministrazione di questionari online, attraverso una procedura sofisticata di raccolta dati da remoto. La nostra attività è anche svolta in collaborazione con dei centri clinici che si occupano appunto di disturbi del neurosviluppo, in particolar modo per esempio di bambini con ADHD o disturbo dell'apprendimento, fino a dei centri di ricerca più grandi come per esempio l'IRCS Medea, la nostra famiglia di Conigliano e sedi associate con cui oramai da anni collaboriamo per studiare che cosa succede nel momento in cui bambini o comunque anche adulti in questo caso, sono in una condizione particolare che è quella dell'epilessia, che è caratterizzata proprio da un malfunzionamento elettrico cerebrale. Quindi il nostro obiettivo qual è? Il nostro obiettivo è quello di capire qual è la relazione tra da una parte la nostra biologia, quindi le nostre cellule, il nostro cervello, il nostro funzionamento con gli strumenti che possiamo utilizzare. Dall'altra parte qual è l'influenza che il contesto di vita in cui viviamo, il nostro ambiente, può avere su questo tipo di attività biologica. Quindi a noi interessa l'interfaccia tra questi due aspetti. Non siamo medici, quindi non studiamo soltanto l'organo cervello, non siamo sociologi, quindi non studiamo soltanto il contesto sociale, ma ci interessa in che modo questi due aspetti interagiscono per renderci unici nelle nostre traiettorie di vita.